Ciao, sono nel mio negozio, è martedì, è mattina, è il 30 gennaio, come sempre a fine mese ho sulla mia scrivania il report dell'andamento della mia azienda, come tutti gli imprenditori. Stavo guardando e sono mediamente soddisfatto, stiamo uscendo da un periodo che è stato molto difficile, evidentemente non solo per noi, che è stato quello della pandemia. Durante la pandemia noi siamo un'azienda che sta molto online, quindi non abbiamo sofferto molto a livello di vendite, però senz'altro abbiamo sofferto molto perché non potevamo andare nelle case delle persone ad acquistare. E quindi abbiamo avuto un fortissimo calo delle vendite in realtà, perché un'azienda di antiquariato che non può acquistare antiquariato è come un distributore di benzina senza benzina o un tabaccaio senza sigarette. Quindi è stato un momento senz'altro molto difficile. Adesso, da quando la pandemia è finita, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto che siamo usciti definitivamente da questo periodo molto rischioso, le persone hanno ricominciato a chiamarci, noi possiamo andare tranquilli nelle case e comprare, perché evidentemente quando vedete tutte queste cose che vedete, come l'avrete capito, vengono al 99,99% dalle case dei privati. Noi siamo molto specializzati in questo e, a parte qualche persona che la mattina ci porta qui le cose, noi facciamo i sopralluoghi all'interno delle case. Questo l'avete visto, chi segue il canale lo sa benissimo, lo facciamo in tutta Italia. Di conseguenza, nel periodo del Covid, non potendo andare nelle case delle persone, è stato molto 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 difficile. Adesso stiamo uscendo, il fatturato sta tornando molto molto lentamente in linea con quello che deve essere il fatturato di un negozio come il nostro, e quindi io sono abbastanza soddisfatto. Si nota, ed è questo proprio è un segnale del fatto che le persone si stanno liberando dalla paura del Covid, che per quanto riguarda per esempio le nostre perizie online c'è un calo, perché avevano avuto un aumento le perizie online, il servizio di perizia online tramite il sito quantovale.site, scritto site, è un servizio che offriamo da tantissimi anni. Andando su questo sito, pagando 18 euro, entro 24 ore si ottiene il nostro parere su quello che è l'arredo sottoposto alla nostra attenzione, che può essere un mobile, una scultura, un quadro o qualsiasi altra cosa. Questo servizio è andato molto bene evidentemente nel periodo della pandemia. Adesso il fatto che la curva si stia abbassando mi fa piacere, perché vuol dire che le persone si sono liberate da questa paura. Molti vengono a farsi valutare le cose qua, che è gratuito, e quindi non è un indice che mi preoccupa. Le perizie a domicilio, a dimostrazione che ci stiamo allontanando dalla paura del Covid, invece sono aumentate. Il servizio di perizia a domicilio lo offriamo sempre attraverso il sito Quanto Vale, che questo è il simbolo del sito quantovale.site. Noi andiamo nelle case delle persone, redigiamo una perizia scritta di tutto quello che loro hanno, di valore evidentemente artistico antiquariale, e scriviamo quanto vale, e così loro, magari se sono degli eredi che se lo devono dividere tra vari eredi, tra fratelli, tra cugini, oppure per mille altre ragioni, hanno questo documento scritto da me, che sono anche un perito riconosciuto dalla Camera di Commercio, e quindi è un servizio che ha una validità giuridica. Questo servizio a domicilio invece sta aumentando, ne abbiamo fatte diverse nel corso di questo gennaio e di questo autunno, e evidentemente durante la pandemia non ne facevamo neanche una. Quindi ci stiamo allontanando da questo periodo, sono molto molto soddisfatto. Non sono numeri eccellenti, siamo abbondantemente ancora a metà del nostro fatturato se pensiamo al periodo ante-Covid, ma ci sta, e piano piano sono sicuro che ci risolleveremo. C'è una voce nuova che è le entrate da YouTube, che sono modeste, quindi non ve le dico perché sennò gli YouTuber professionisti si mettono a ridere, però sono contento perché comunque il canale YouTube è una cosa che facciamo anche per divertimento, ci piace molto. E adesso quindi iniziamo con un video, vi faccio vedere
come un breve video di persone entrate poc'anzi a offrirmi delle cose da vendere, in particolare una coppia di natura morte per le quali ho fatto un'offerta, e dei libri. Le mie offerte non sono state accettate, come spesso capita, le persone se ne sono andate, quindi con comunque una valutazione gratuita, che è un servizio che mi fa piacere offrire gratuitamente quando mi si portano delle opere qua. Altre cose le abbiamo comprate, sia oggi, stanno ancora nel furgone, e quindi vedrete che le scarichiamo. In particolare c'è una bellissima console siciliana che abbiamo comprato stamattina a Manziana, un paese vicino Roma. Per chi non è della zona, Manziana è un bellissimo paesino con un borgo antico vicino a Roma, un'ora da Roma. Poi abbiamo comprato una scultura bellissima, è una cosa che mi fa impazzire, e partiamo proprio da qua. Ve la voglio presentare. È una scultura, lo scultore è svedese, però ha lavorato a Roma. Non ho trovato moltissime informazioni su di lui, si chiama Otto Strandman ed è firmato Roma 1904. La scultura è in tutta evidenza una scultura in bronzo e raffigura un vecchio che bacia una giovinetta. Molto probabilmente c'è il riferimento, potrebbe rappresentare Faust, l'opera di Goethe, nella quale il Faust, ormai anziano, fa un patto con il diavolo che gli consente per un dato periodo di gioire ancora di tutte le gioie terrene che vivono i giovani, quindi di ritornare giovane, e in questa particolare capitolo di innamorarsi di Margherita, che è una giovinetta di bell'aspetto. In genere nella storia, nell'iconografia artistica, il Fausto viene raffigurato come giovane, perché nella opera di Goethe lui è un giovane, torna giovane. In questo caso lo scultore, in maniera secondo me stupenda, ha scelto di raffigurare un vecchio, perché in realtà lui ha fatto semplicemente un patto con il diavolo, però è rimasto in realtà vecchio e dopo dovrà pagare evidentemente questo patto. Quindi l'opera che mi piace non solo per questa, diciamo, rappresentazione particolare che ha scelto lo scultore del Faust, ma semplicemente anche mi piace perché è eseguita magistralmente. È un'opera che ritengo di eccezionale qualità. Ve la voglio far vedere. Non vi dirò in questo caso quanto l'ho pagata, perché avendola pagata troppo, perché io, diciamo, faccio degli acquisti anche in base alla mia passione, quindi l'ho pagata un pochino tanto per quello che è, però non mi importa nulla perché mi piace, la metto lì, prima o poi la venderò a qualche appassionato matto collezionista come me. Quindi questa è una piccola scultura di eccezionale qualità. Non solo quindi la qualità della scultura è eccezionale, ma è anche ciò che rappresenta, che non è, diciamo, con tutto il rispetto, il solito pescatore che pesca granchi, oppure la solita Venere riprodotta centinaia di migliaia di volte, il solito imperatore romano. È qualcosa di stupendo, di particolarissimo, un'opera che tutti noi conosciamo di Goethe, e quindi mi fa molto molto piacere presentarvela. Questa l'ho comprata, mi sembra 2 giorni fa, da una signora che me l'ha portata qui in negozio. Dopodiché vi faccio vedere un'altra scultura che ho comprato mesi fa. Anche in questo caso, avendola pagata un pochino cara, non l'ho venduta, però anche qui io, quando ci sono delle cose che mi piacciono, semplicemente le pago più del loro valore di mercato, perché piacciono a me le godo io, stanno qua, sto qua tutti i giorni, e quindi non mi importa nulla di pagarle un pochino di più. In questo caso la scultura è di uno scultore tedesco, e anche in questo caso c'è una raffigurazione assolutamente inusuale. Vediamo una donna che tiene in mano un rospo e accarezza il suo unicorno. Ora, non è facile, diciamo, stabilire con certezza cosa lo scultore volesse raffigurare. Senz'altro l'unicorno sappiamo che è un simbolo di bellezza e di purezza. Sappiamo che diciamo, l'iconografia del rospo è un pochino più complicata, potrebbe essere il simbolo della trasformazione, ma può essere anche un simbolo di saggezza. In questo caso potrebbe voler dire, magari, che la donna è una figura a metà strada tra la bellezza e la saggezza. Ecco, qui mi raccomando, gli uomini, non fate nessun tipo di battuta e di umorismo, perché i commenti ve li cancello.
rappresenta quello che voleva dire lo scultore. Probabilmente se ci sono altre opinioni potete tranquillamente dirmele, se sono opinioni corrette senz'altro le condividerò con gli altri, quindi fate i vostri commenti. Questa è la mia interpretazione, che la donna potrebbe essere una creatura per lo scultore a metà strada tra la bellezza e la saggezza. Quindi questa l'ho acquistata qualche mese fa, sta qui in vendita, se volete potete chiederci il prezzo e ve lo diremo. Adesso andiamo a scaricare quello che abbiamo comprato stamattina, una bellissima console siciliana, molto bella, molto grande, non vedo l'ora di farvela vedere. Eccola qua, è una tipica console Carlo X, il legno è palissandro, è evidentemente impiallacciata, sotto c'è un altro legno più povero che in genere è pioppo, pero, bosso, scusate, gli intarsi sono in bosso, il marmo è un marmo bianco che dopo vi faremo vedere il suo originale, e il periodo è Carlo X, quindi 1830-1840. È un periodo che riprende alcuni stilemi dell'impero, però alleggerendoli. La biga evidentemente è un richiamo all'impero. I draghi sono molto belli. Allora, ci stai Marco? Eccola qua. Il legno è abete, quindi è palissandro che impiallaccia un mobile in abete. Fai vedere pure come sono fatti dietro i mobili antichi. Insieme abbiamo comprato alcuni libri. Questi sono libri soprattutto dell'Ottocento, non c'è nulla di particolarmente importante, però li venderemo piano piano sul nostro sito internet, una volta apprezzati. Quindi con questo è tutto, la nostra giornata lavorativa sta iniziando, sono le 11, le 11:30 del mattino. Dopo magari faremo un altro video conclusivo di questa giornata nel caso dovesse entrare qualcosa di interessante, speriamo di sì, nel nostro lavoro non si sa mai. In ogni caso grazie mille per seguirmi sempre, il canale sta crescendo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i filmati futuri. Grazie, a dopo. No, io non No, non c'è nulla del... No, queste sono scure perché il pittore le ha volute fare scure, nonostante nel 22 si dipingesse con dei colori molto diversi. Però non sono fatte in stile o per ingannare, tant'è vero che c'è sia la firma che la data ben leggibile. Sono una coppia di nature morte carine del 22, sono carine perché non ci sono solo i fiori che sono un po' noiosi, ma ci sono degli elementi d'arredo come una statua di un satiro danzante e un vaso. Sono molto carine, però hanno un mercato molto limitato. Io potrei offrire al massimo per la coppia 150 euro. Ah. Non hanno, diciamo, non sono di particolare qualità. E da lei, se ne vuole parlare col suo figlio. Sarebbe opportuno. Certo. In caso li passiamo e gliela lascio. Certo. Massima valutazione per lei è 150 euro, sono cose che noi vendiamo a 300 e poi ci paghiamo le tasse, l'imballo e tutto, quindi
sono... Lo sa lei, io non... Ovviamente fossero del 700 il discorso sarebbe molto diverso. Però io non lo pensavo so. che fosse... No, il mio consiglio comunque nel caso non dovesse venderle è di pulirle. No, Come? io non ci voglio perdere proprio tempo. Perché pulendole vengono con dei colori un pochino più vivaci. Senta, una domanda. Allora, uno è una serie da una... Mio figlio doveva andare con altri quadri che non sono Questa è una serie. a Nasta, ma se gli portiamo a lei e ci fa la valutazione lei? Sì, me li porti sempre, intanto la mia valutazione come vede è senza impegno. 700-800, sono un po' più moderni. Allora facciamo così, prima mi invii le fotografie tramite WhatsApp. Come ho fatto l'altra volta? Se è il caso di portarli, io le dirò di portarmeli. C'è di sicuro un Allora. quadro di Mario... Bertolotti, no, No. Bertolotti. Moschino? no. Aiuto, è Schifano? uno dei primi del Novecento. Mario? No, schifano. Schifo. No, Cioè è una litografia o... No, è un Quadro. dipinto su carta. Ok. Su carta. E Ho voi non visto avete che- una documentazione, questo è un No, pittore che ha era un nell'asta. archivio. Era in un'asta. Abbiamo visto Abbiamo acquistato un'asta. Quanti anni fa? Ecco perché ho detto. Adesso. Ecco perché ho detto. Adesso. Avete acquistato Io Mario dico tanto. Schifano adesso in un'asta? E perché lo volete Non vendere? un'asta di quadri, ma un'asta. Un'asta. No, prodotti un'asta di tipo quelle americane Veneta. che ci stanno un botto. magazzino. E c'era Chiamiamola questo così, di un Ah, magazzino. sì? Qui a Roma? Sì. Sì. Però quello C'è che un volevo dire- libri, Sarà questi stata una libri. litografia. No, non è una litografia. No, c'è proprio le Vabbè, pennellate io glielo mando, di la giallo, foto. quel bel giallo pantone, no? Sì, e quindi lei non ha una documentazione su questo No, a quadro? meno che non sta dietro, io non l'ho aperta, però non ho... Vabbè, anche la cornice è molto anni 50, via, anni 60. Mi mandi la foto, allora, spesso sono grafiche che le persone scambiano per dipinti, però comunque lo vediamo e poi no, vediamo beh. perché Mario Schifano La pennellata si vede. è un pittore famoso che ha delle buone quotazioni, però c'ha un archivio che deve dire se sono opere sue oppure no. Queste sono quelle che ho mandato le foto, sono delle 200 anni fa, 1800. No, quello non so, mai Quello erano sicuro 1800 e qualcosa quello. E questo Questi invece sono due. 1800. Ok. Che È questa buono, era è una quadrato serie, buono, giusto? Schifano. Sì, era una serie questa. Sì, ma sai, il problema con Schifano è che su 100 quadri ce ne sono 99 falsi. Mm. Quindi E come si fa a reperire la capire? documentazione è qualcosa di molto costoso. Comunque, cioè, l'archivio chiede, mi sembra, 7, 8, 900 euro, una cosa del genere. Madonna. Quindi tante volte non vale la pena buttare questi soldi se poi il quadro è in tutta evidenza falso. No, Però ma pure se vediamo. non è quotato in quella cifra. Vabbè, senti, fammi una cosa, cioè, gli mandiamo la foto oppure ci fanno benissimo. No, non gliel'ho fatta la foto, non ci ho pensato. Allora, questi sono i quadri, i quadri, Vabbè. Sì. i libri. Questi sono, come abbiamo mandato, del 1800. E quest'altri, un Sì. marito. Voi avete 2 minuti da darmi, intanto Sì. volete fare un giro? Sì. Vedo, do un attimino un'occhiata. Io do un'occhiata se invece ho fatto una foto a quel quadro di Schifano. Che mi sembra. Ne ho fatte più di una, però non mi ricordo che è quella. Avevo fatto quella. Oppure aspettiamo, no? Che... Sì. Sì, No, era fate un un giro carino. come volete voi, insomma io devo dedicarci qualche minuto. Prego. Se non me la prendo, me la porto, gliela porto qua così la vede. Fa da mio figlio, il problema è andare da mio figlio. Mi scusi? Dicevo, quello di cui parlavamo. Ok, ho non foto. ce l'ha. Vabbè, Però mi se mandi non le ha, foto, sì. intanto poi li guardiamo con calma. Allora, questi sono tutti libri di diritto, e sono i meno richiesti in assoluto. Noi compriamo, come vede, molti libri, ma preferiamo di naturalistici, di scienza, di storia. Ho capito. Il diritto è veramente poco richiesto, poi a Roma ne escono una marea di biblioteche del genere in continuazione. Per tutti quanti vi potrei dare 30 euro, che è proprio poco, insomma, perché questi li vendiamo solo a chi vuole arredare, cioè nessuno è interessato in realtà a leggersi questi Addirittura. cose. 30 euro mi sembra. No. Però insomma sì, se invece avete dei libri che sono di altri argomenti, Solo ce li questi. potete, ecco, perché tante volte No. Solo libri. anche meno antichi, però quelli di storia, soprattutto di storia Vabbè, ci naturale. abbiamo provato, via. Sì. Poi a lì ne portiamo quell'altri, le foto.
come dice lei, un bel oggetto in biblioteca. Sì, sono d'arredo. D'arredo. Pensano quello, Sì, meno. Quindi a Roma ci sono delle aste di box vuoti, tipo quelle dei film americani, ma non lo sapevo io. Manco io. Ed è come nella serie americana che lei non può vedere, non può entrare? No, o... Sono online. Ah, sono online. No, ma non si vede niente, So- deve essere solo Esatto. fortunato. Noi abbiamo partecipato per una cosa che ci serviva d'arredo e quando siamo andati a ritirare, dietro a quella cosa c'era un mondo. Che avete dovuto buttare? E a volte alcune cose, tante cose, Cose sono cioè, state abbiamo buttato. prese e portate in discarica, pare. Ho capito. Allora, questo le volevo far vedere. A voi io dico massimo 150 e poi vedremo. Quindi questi vengono da quel box sempre? Sì, da un box. Ecco perché ho detto può fare quello che pare, perché noi che ci abbiamo da nascondere Questo- qualcosa. Così come lo vede, applicato su un quadro di vetro davanti a Questa è dietro. una stampa. No, è mamma, è disegnato. Questo È una stampa. Questo è il retro, È una una stampa. stampa. Allora, Perfetto. le stampe Mi nel sembra- Novecento Ah. possono sembrare dei quadri anche a uno storico dell'arte se non c'ha una lente in mano. Sì. Margherita sembra, cioè, poi il fatto che stava, diciamo, dentro con due vetri accoppiati, si vede il davanti e il di dietro. Quindi questo è il fronte, questo è il retro dello stesso quadro. Allora, il retro può essere dipinto, ma come vede lei non c'ha nessun tipo di, diciamo, può essere dipinto anche da un bambino. Questa Questa è in tutta evidenza una stampa perché c'è scritto PA, quindi Ah. prova d'autore. Ah, Quindi ecco, è il PA che e ci dice come sta. questo vabbè, non ho segnalato Questa è la firma. l'ho segnalata, l'ho fotografata per andare a capire se trovavo qualcuno che firmasse in quel modo, ma non ho neanche pensato. Va bene, ma gli fanno Ecco, fare le foto, gli mandiamo, no? Eccolo, questo è vabbè, non riesco a andare a vedere questo. Sì, Questo è un altro è un pittore del questi sono quelli che Novecento abbiamo modesto. Sì. Stiamo sempre parlando di opere che valgono qualche decina o qualche 120, cioè non c'è nulla siamo di... nell'ordine Sì, di... sì. Va bene. Però poi se voi me lo portate l'offerta è Vediamo precisa, bene. insomma. Va bene. Ok, allora, Ok, la ringrazio. sentiamo Grazie a che voi. dice- Suo tempo. Ce la fa, signora? No, no, vediamo, guarda, facciamo così, va. Perché sennò veramente mi sta cazzo. E questa abbiamo una bella libreria che sto montando nella sala, che farà parte di un... Così dovrebbero essere divisi. Grazie. Ciao Peter, dimmi. Buongiorno, arrivederla, grazie. Grazie mille, allora, buona giornata. Non so, ma adesso penso di no. Ciao, sempre martedì mattina, sono venute delle persone, ci hanno portato delle opere d'arte contemporanea, d'arte moderna, molto carine, le abbiamo comprate, adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta, le dobbiamo intanto scaricare, quindi sbrigatevi. Il furgone è in mezzo alla strada, ci dobbiamo sbrigare. Allora. Questa è un'opera di Matteo Discepolo, è un astrattismo. Ce la fai da solo? Sicuro? Penso di sì. Questa è arte espressionista. Carlo Caroli, mettili lì che poi
Gli fa vedere dove ho messo quell'altro. Poi gli falli vedere bene. È pubblicità per noi. Allora, Però una domanda la posso fare. sì, Lei faceva il poliziotto, giusto? mio No, papà. Ah, suo padre. Ah. Ah. Ma di che si occupava per curiosità? Una curiosità mia personale. Allora, papà è stato 20 anni alla Guidoreni, a Caserma, che sta a Flaminio. Anch'io sono studio. E poi per 3 anni è andato a Palazzo Chigi con Aldo Moro. E questo- poi ha conosciuto il mondo dell'antiquariato. C'è questo collegamento qua mi interessava. Lei non sa come l'ha conosciuto, vuol dire che lei non guarda i nostri video su YouTube. No, sinceramente. Allora, se lei va a vedere su YouTube c'è tutta la storia. Ah, vabbè, allora Che, farò che così. le consiglio perché è divertente. Interessante, io non Perché l'avevo papà mai l'ha visto. conosciuto questo. Cioè, papà era un poliziotto convinto, mio nonno poliziotto, quindi tutta una famiglia. Mai avrebbe lasciato il posto fisso, come dice Checco Zalone. Però poi ha conosciuto una persona che l'ha fatto innamorare dell'antiquariato, che era un antiquario ma mezzo delinquente che andava su e giù, Roma-Londra, ma negli anni 60 parlo, e comprava della roba in Inghilterra e la vendeva qua. Sì, conosco un po'. E mio padre c'è stato molto molto amico, è diventato molto amico di questo Ivo e hanno fatto. Mio padre si faceva l'autista, si prendeva le ferie Capito? e faceva l'autista. il furgone. E lì si è imparato il mestiere. E poi quelli erano anni in cui adesso non si vende A niente. vedere se i buchi di tardi erano dritti, sparati coi pallini oppure no. Papà piano piano, tramite questo Ivo Montanari, ha imparato un po' il lavoro e dopo 1 anno e mezzo che faceva su e giù si è licenziato dalla polizia. Che era un bel salto nel buio, perché insomma. Immagino, poi con quegli anni. Sì, Senta, questo è l'altro feedback allora. Questo è più bello. L'altezza- guardi, io le posso garantire che senz'altro le do di più, però non so quanto di più. Quindi se lei me lo porta, però se è più piccolo a me interessa di Sì, più. sì, è più piccolo. Così Sì. vede perché questa è l'altezza, ci sta lui dietro, quindi arriva qua più o meno. Sì, questo è così. Venga pure. Posso appoggiare qui? Sì, allora anche qui c'è la telecamera che riprende gli oggetti. Se non volete non lo facciamo, per noi non è un problema farlo. Come volete voi. Queste sono tutte così con le spade incrociate, quella invece Mm. è un capo di mondo. Ok, le spiego. Sono molto carini, di gran qualità, è bello il soggetto, però non sono né antichi né Mason. No? Allora le faccio vedere. Queste sono le spade di Mason, ok? Ecco. Questo non vuol dire che, cioè questo proprio non è. Ma Messi nel Dresda, no? Dove facevano questi... Allora, Mason è la Faceva fabbrica vedere, più importante che c'è in Germania. Germania. Dopodiché c'erano tantissime altre fabbriche che avevano simboli simili come questo, quindi questo non è che sia un falso o che, è semplicemente un'altra fabbrica. Un'altra fabbrica. Però soprattutto non è tanto il problema che non sia Mason, perché io ho delle Perché io ho visto che non ho ci qua sono- sopra delle porcellane tipo questa che non sono Mason, che costano di più di Mason, dipende dalla qualità. Il fatto è che non sono antiche, cioè qui siamo nell'800, questo è l'800, Vedo dai colori, è il cromatismo certo, dell'Ottocento. sì, come infatti, sì. E questi sono il 1960, Sì. ha capito? Quindi sono Cioè, riproduzioni, diciamo. No, riproduzioni. Cioè, hanno- Usati altri- non sono cioè hanno sempre continuato a farle, le fanno anche tuttora. E quelle nuove costano molto di più di quelle vecchie, tra l'altro. Semplicemente però non sono cose Sì, il cromatismo che riguardano. sono Sì. diversi, sì, esatto. Per farle un esempio, questa noi la vendiamo a 5,50 e l'abbiamo pagata 3,50, ok? Questa qui è una cosa che io massimo pagherei 20 euro e venderla a 40 euro. Questa è la differenza tra una cosa
capito? Ha capito? Capito? E... Quindi non sono antiche. No, insomma, ci ho queste. detto se lei dovesse Sì. avere poi qualsiasi altra cosa, noi però queste sono proprio molto molto modeste. No, io avevo, Comunque lei si faccia fare altre offerte e poi magari me le riporta. Cioè quello che è bello è il soggetto, però vede che qui si la sono rotte moglie di mio purtroppo. zio aveva già queste cose, le teneva come se fossero insomma una cosa estremamente pregiata. Perché lo sono in realtà, cioè non sono cose, soltanto qual è il problema? È che adesso ne stanno uscendo una marea perché sta morendo quella generazione che le collezionava. Certo, Quindi un set così, ho capito. 30 anni fa mio padre gliel'avrebbe venduti a 1,5 milioni di lire. Quindi non stiamo parlando di cose non pregiate, è che al momento c'è Non lo tantissima so. offerta, pochissima richiesta, Certo. quello che No, ma chiede io lo qualcosa... vedo la differenza rispetto a questa, certo, è un'altra cosa, certo, è completamente un'altra finitura, se si vede. Quello che richiede la porcellana richiede questa, oggi come... Poi richiede tra virgolette, perché questa l'ho comprata mesi fa, quindi non è che... Però oggi non c'è più chi arreda che entra qua dentro, c'è solo chi colleziona, che è uno che ne sa più di me e che vuole la perfezione assoluta. No, però è pazzesca, si vede proprio. Questa a me se ne sono tutte così, pazzesche come ha detto lei, cioè sono... No, sono in grado di Una cosa che uno le guarda e dice, ma come hanno No, fatto? non sono esperta, però sono in grado di vedere, insomma, Sì, ecco, sì. esteticamente la bellezza ecco, di una... è perfetta. cioè, Queste- piccola. Questa è, diciamo, a livello di porcellana europea è il massimo, Meissen. Poi Queste- se andiamo in Cina, allora lì, vabbè. Sono anche queste molto, diciamo, rifine, ma non come quella là, insomma. Queste sono, sa cosa è bello di queste? Il soggetto. I soggetti sono tutti estremamente particolari, soprattutto il bimbo con l'ape non l'avevo mai visto, ma anche il bimbo che ascolta il mare dalla conchiglia. conchiglia, insomma sono molto carine. Però secondo me questa è una manifattura italiana. Quello Vedi è che, Capodimonte, tra l'altro ho questo visto. è Capodimonte. Infatti vede che non è la stessa manifattura. Sì. No, diverso, sì. Accidenti, guardi però. Sembrano identiche? Sa perché? Perché Capodimonte ricopiava la Germania e la Germania ricopiava, si influenzavano tantissimo a vicenda. Queste sono Guarda che il state... bambino col Capodimonte ha le gambe un po' più grassocce. Sì, del bambino. posso dirle una cosa, è più bello. Sì. Purtroppo, però, ecco, una cosa antipatica per il collezionista è che mancano le dita. Vede? Ecco, questo per quanto riguarda la porcellana è un grosso problema quando manca un pezzettino. Un pezzettino di dita. Sì. Però ecco, in questo caso io consiglio alle persone di tenerle perché vendere a 20 euro un oggetto, cioè anche se va a cena a casa di persone, porta un regalo invece di una Sì, bottiglia, no, porta questo, no, fa più è bella vero. figura. Senti, e queste invece? Allora, queste qua sono da La uva. uva. Praticamente c'era un trespolo dove le persone in casa, anche in cucina, mettevano l'uva. Dopodiché questo stava alla base del trespolo, si prendeva, andavano, si mangiava e se lo mangiava. Questo è una cosa della... Noi le trovavamo in Inghilterra quando compravamo lo Sheffield dell'argento inglese. Queste sono fatte Sheffield, sì. in Italia, sono più grossolane, quelle inglesi sono più belle. Sono carine, però questo tipo di collezionismo... Ma non c'è più... Allora, quando c'era il collezionista che la comprava aveva un valore, non essendoci più il collezionista, oggigiorno, nonostante sia un bell'oggetto originalissimo, chi se lo Carino, compra? sì. Cioè, lei ha un amico che dice oggi mi vado a comprare le forbici per l'uva. No, cioè, idem per questo, questi piccoli mestoli. Cioè, noi svuotiamo le case dove c'è la collezione di mestoli, le faccio vedere. Adesso, eccolo, guardi. Questa è una collezione di mescotoli. Questi sono antichi anche. Sì, 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 Il prezzo è 30 euro, tutta la collezione. Certo. Non c'è mancanza di collezionista, mancanza di Certo, valore. certo. Non è che queste valgono 30 euro, solo questa dovrebbe valere. Argento. Tutto Sheffield. Certo. Solo questa dovrebbe valere 30 euro, solo che non c'è nessuno che se le vuole comprare. Queste lì,
Bello, Sheffield è stato molto apprezzato. Lei fosse entrata qua 20 anni fa, qui era tutto Sheffield inglese antico. Sì. Infatti anche loro avevano parecchi di questi vassoi Sheffield Oggi è più facile che le compro un Game Boy degli anni 80, che c'è il collezionismo, piuttosto che una cosa di antiquariato. Allora, io vi do questo... Per vedere quell'orologio che abbiamo trovato. Ah, abbiamo trovato anche un Rocket Line del 1900, ha presente l'orologio quello a siluro, il Rocket Line Omega? No, però se me lo porta le faccio sempre un'offerta. Cioè Praticamente uno specie fermacarte pesantissimo. pesantissimo, cioè una cosa... Cioè, di fatto non so. Allora, le spiego, lei mi dovrebbe inviare la foto tramite WhatsApp, tanto ha il mio WhatsApp, Sì, giusto? sì, sì. Poi io la sera me li guardo con attenzione e se non interessa a me lo propongo a qualche mio collezionista e poi le rispondo quando ho tutte le mie informazioni a riguardo. È per quello che preferisco sempre rispondere dopo che lei mi ha inviato le foto, ha capito? Sì, No, no. c'avevo anche questo. Cos'è Ma questo? guarda, Un i cane? nostri Ma è vivo? cagnolini. Sì, sì. No, io ho 2 gatti, quindi... No, no, però è abbiamo- bellissimo. Sì, abbiamo 2 cagnolini. È uno Shih Tzu? Sì, Shih Tzu. È Ah, si stupendo, intende? sì, sì. Si intende Shih Tzu? Beh, io ho avuto cani per una vita, quindi li conosco tutti. Poi di Shih Tzu c'è veramente? la mamma di mia suocera ha uno Shih Tzu e mia zia aveva uno Shih Tzu, quindi li conosco. allora- Sono Noi siamo cani collezion- dolcissimi. Noi siamo collezionisti di Shih Tzu. No, Ce io n'ha tanti? ce ne 6. Eccoli. Mamma mia, che Da bello! gara? Sì, sono da gara miei. Io ho una passione di questi cani qua, per cui loro No, fanno sono Quella che ho visto stupendi. è un multicampione. multicampioni. Addirittura? Sì, Molto ecco, professionale. Ma quindi voi siete anche allevatori? È il più titolato in Italia, No. quel cane là. Allevatori no, perché io... noi siamo allevatori. lui perché io sono psicoterapeuta, cioè Ok. poi ho una passione per i cani, mi piacciono gli animali, come fa la veterinaria, insomma. Ho cioè. capito. Però ho mantenuto diciamo, questa passione del cane e quindi ho cominciato a frequentare l'Enci, insomma le gare, Expo. No, vabbè, è una cosa strepitosa. Io non ho mai visto un cane così bello. No, lei è bellissima, è meravigliosa. E quindi li fate fare le gare? Ciao, le gare, sì. Per lei è in pensione adesso. Ma questa è una piccola. Vabbè, tutti siamo. Quella che ho visto prima con i corrini per giocare, la mamma che adesso è retired, come dicono. Complimenti, è No, bellissimo. vabbè, ma io le faccio vedere le foto, questa magari non si vede, le foto delle gare proprio. Un cane che- No, quella è una passione. una passione nostra proprio. Ma io non abbiamo figli, quindi per me... Adesso lei ci dà questi soldini, no? Io li spendo No, tutti però per io loro! penso- Non li spendo solo per loro! Che poi questi mangiano della roba costosissima. Esatto, ma anche gli shampoo che faccio tutto quanto io, ho detto io, quindi magari io, cioè non perdo tempo per me, no, però per loro devono essere sempre puliti, c'è il bagno ogni settimana con prodotti speciali, cioè io- Scusi, lei quando li porta in giro, quindi va in giro con i suoi cani? No, questi sono cani che purtroppo, diciamo, in giro tanto non possono andare perché... Ah, quindi avete un giardino? Un terrazzo, Un terrazzo. lei si chiama Nausicaa. C'è la... Infatti io faccio vedere a mia moglie. Ari! Vieni un po' a vedere che cani che hanno sti signori. Questa è una foto con un granché, però. No, vabbè, sono, Questa è la sono, madre con le due figlie. Le due bianche. figlie, sì. E lei è Sono questa stupendi. adesso. E io poi mi piace fare fotografie, no? Quindi poi mi piace fotografarla dopo che Ari! ovviamente la sistemo. e questo tipo di pettinatura glielo fa lei, Sì, immagino. sì. Ma fatto apposta perché hanno i baffi lunghi e se no quando poi mangiano i baffi gli vanno dentro la bocca perché essendo brachicefali quello schiacciato. E poi gli occhi sempre devono essere belli liberi, insomma. Ah, io mi ricordo che quello di mia zia aveva sempre problemi alle orecchie. Alle orecchie, anche Questi là sono vanno cani che sempre comunque bisogna curati. stare un pochino attenti. Sì, guardi, vanno sempre curati. Non abbiamo fatto le cose. Allora, mi dovresti dare documento e codice fiscale.